Ci sono rivalità che nascono dall'odio, rivalità che esplodono dopo tradimenti, schiaffi, provocazioni, attacchi alle spalle, parole velenose. E poi ci sono rivalità come quella tra Hanan e Sayaida, che invece sembrano quasi il contrario di tutto questo. Ed è proprio qui che, secondo me, nasce il problema. Perché sì, il prossimo 20 giugno a The Conversion, Hanan difenderà il Wonder of Stardom Championship contro Sayaida, in quello che sulla carta dovrebbe essere uno dei match più importanti dell'intero show. Da una parte abbiamo la giovane campionessa che ha finalmente coronato il sogno di conquistare la White Belt battendo Konami a All Star Grand Kingdom lo scorso 26 aprile, dando così inizio ad un regno che potrebbe consacrarla definitivamente come uno dei volti principali della nuova generazione. Dall'altra invece troviamo Sayaida, una delle wrestler più amate dal pubblico, una veterana della divisione, una donna che ha sempre dato il cuore sul ring e che con Hanan condivide praticamente tutto. Compagna nelle Stars, partners nelle Wingori, ex New Blood Tag Team Champions, ex Goddess of Stardom Champions, vincitrici della Goddess of Stardom Tag League nel 2024. Insomma, due persone che si conoscono alla perfezione, due amiche vere. E normalmente questa sarebbe anche una bella storia da raccontare. Il problema però è che almeno fino ad oggi, questa faida non sta trasmettendo assolutamente nulla. Niente tensione, niente cattiveria, niente senso di pericolo, niente che ti faccia dire ok, adesso voglio assolutamente vedere questo match. Ed è assurdo dirlo parlando di un incontro titolato per il Wonder of Stardom Championship, perché guardando i loro segmenti, le loro interazioni, i loro confronti, sembra quasi che entrambe siano più felici di lottare insieme che di affrontarsi davvero. È tutto un continuo stringersi la mano, sorridersi, complimentarsi a vicenda, darsi pacche sulle spalle come se fossero ad una conferenza motivazionale. E non a pochi giorni da un match per uno dei titoli più prestigiosi della compagnia. Ma attenzione! Questo non è un attacco né a Hanan né tantomeno a Sayaida, anzi, io credo che entrambe stiano facendo esattamente ciò che è stato chiesto loro di fare. Il problema, a mio avviso, nasce proprio dalle fondamenta della rivalità stessa. A mio avviso Hanan aveva bisogno di un'avversaria diversa, aveva bisogno di qualcuno pronto a metterla davvero al limite. Qualcuno capace di tirare fuori il lato più combattivo della campionessa, qualcuno disposto a non mostrare pietà, perché il regno di Hanan è appena iniziato e è ancora nelle sue primissime fasi e proprio per questo ogni difesa dovrebbe servire a costruire la sua identità come campionessa. La White Belt non è un titolo qualsiasi, è un titolo che storicamente racconta crescita, emozioni, drammi, evoluzione personale. E per costruire un grande regno servono sfide che facciano sentire il peso della cintura. Servono rivalità intense, rivalità che dividano il pubblico, rivalità che facciano parlare, rivalità che facciano venire voglia di scegliere da che parte stare. Qui invece, almeno per ora, non c'è nulla di tutto questo. Ed è un peccato, perché la Stardom ha un roster pieno di possibili sfidanti interessantissimi. Hanako, per esempio, sarebbe stata perfetta. Una powerhouse in continua crescita, affamata di riconoscimento, pronta a travolgere Hanan con la propria forza. Oppure Saori Anou, che col suo carisma e la sua esperienza avrebbe potuto creare una storia molto più ambigua e psicologica. O ancora Natsupoi, Maya Sakura, Natsuko Tora, Ruaka Kushina. Letteralmente l'imbarazzo della scelta. Tutte wrestler che
in modi diversi, avrebbero potuto dare vita ad una rivalità più intensa, più aggressiva, più coinvolgente. Perché il punto è proprio questo: Hanan non aveva bisogno di un'amica, aveva bisogno di una minaccia, aveva bisogno di qualcuno che mettesse in dubbio il suo valore come campionessa. Qualcuno capace di spingerla emotivamente oltre il limite. Qualcuno che costringesse il pubblico a tifare disperatamente per lei. Invece, almeno fino ad oggi, questa faida sembra quasi una semplice esibizione amichevole con una cintura in palio. E sinceramente, per un match del genere non basta. Poi certo, il match sul ring potrebbe tranquillamente essere bellissimo, e conoscendo Hanan e Sayada, probabilmente lo sarà per davvero, perché entrambe sono bravissime e la loro chimica è fuori discussione. Ma qui il problema non è il wrestling lottato. Qui il problema è tutto ciò che ci sta intorno. Manca il fuoco, manca quella scintilla che ti fa contare i giorni che mancano al match in pay-per-view. Manca quell'emozione che dovrebbe accompagnare una difesa del Wonder of Stardom Championship. E proprio per questo spero sinceramente che nei prossimi giorni la situazione possa cambiare. Basta anche poco. Un confronto più acceso, un promo più duro, un momento di tensione reale. Qualcosa che faccia finalmente capire che questo non è soltanto un match tra amiche, ma una vera battaglia per la White Belt. Perché Hanan ha tutte le carte in regola per diventare una grandissima campionessa. Ma per costruire un regno memorabile servono anche rivalità memorabili. E questa, almeno fino ad ora, purtroppo non lo è stata. Il risultato della contesa comunque pare inevitabile. Hanan ha bisogno di una conferma, ha bisogno di vincere e di restare campionessa. Come abbiamo detto poc'anzi, il regno di Hanan è appena iniziato e privarla ora del titolo, non avrebbe il minimo senso. Ecco perché la sua vittoria pare scontata. In questo caso, personalmente, non vedo altri possibili risultati. Come è giusto che sia, d'altronde. Ma adesso voglio sapere la vostra. La rivalità tra Hanan e Sayada vi sta piacendo? Oppure siete d'accordo con me e pensate che la Stardom questa volta abbia sbagliato direzione? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E già che ci siete, non dimenticate di seguire Donne tra le corde sui social e sul sito web per restare sempre aggiornati con tutte le ultime news riguardanti il wrestling femminile mondiale. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di avermi tenuto compagnia fino alla fine del video. Alla prossima. Bye bye.